Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Elepalmiron 2,5 mg/ml L. Molteni e Company dei fratelli Alitti Società di Esercizio SPA. Ultimo aggiornamento. 23 dicembre 2021. Cos'è Elepalmiron 2,5 mg/ml? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Elepalmiron 2,5 mg/ml durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Elepalmiron 2,5 mg/ml? Elepalmiron 2,5 mg/ml è un farmaco a base del principio attivo levometadone cloridrato, appartenente alla categoria degli disassuefanti e nello specifico farmaci usati nella dipendenza da oppioidi. È commercializzato in Italia dall'azienda L. Molteni e Company dei fratelli Alitti Società di Esercizio SPA. Elepalmiron 2,5 mg/ml può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Elepalmiron 2,5 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 100 ml. Elepalmiron 2,5 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 60 ml. Elepalmiron 2,5 mg/ml soluzione orale 1 flacone monodose da 10 ml. Elepalmiron 2,5 mg/ml soluzione orale 1 flacone monodose da 20 ml. Elepalmiron 2,5 mg/ml soluzione orale 1 flacone monodose da 5 ml. Elepalmiron 2,5 mg/ml 2,5 mg/ml soluzione orale 1 flac.pvc da 1000 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare L. Molteni e Company dei fratelli Alitti Società di Esercizio SPA. Ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe C. Principio attivo levometadone cloridrato. Gruppo terapeutico disassuefanti. Forma farmaceutica. Soluzione. Indicazioni. Terapia sostitutiva di mantenimento nella dipendenza da oppioidi negli adulti, in associazione con un adeguato supporto medico, sociale e psicosociale. Posologia. Il levometadone deve essere prescritto preferibilmente in centri di trattamento specializzati, come parte di un trattamento integrato per la terapia sostitutiva nella dipendenza da oppioidi negli adulti, comprendente assistenza medica, sociale e psicologica. Posologia. Adulti. La dose è stabilita sulla base della comparsa dei sintomi di astinenza e deve essere aggiustata per ciascun paziente in relazione alla situazione individuale e alla percezione soggettiva. Generalmente, una volta definito il dosaggio, si deve avere come scopo la minima dose di mantenimento. Al fine di prevenire un sovradosaggio, il primo giorno, al mattino sono assunti 15-20 mg della dose iniziale di levometadone cloridrato, corrispondenti a 6-8 ml di soluzione. A seconda dell'effetto soggettivo e oggettivo, alla sera del primo giorno va somministrata in aggiunta una dose di 10-25 mg di levometadone cloridrato, corrispondenti a 4-10 ml di soluzione. Nei pazienti con una soglia di tolleranza bassa o non nota, per esempio a seguito di uscita da strutture penitenziarie, la dose iniziale non deve eccedere 15 mg di levometadone cloridrato, 6 ml di soluzione. Dopo 1-6 giorni, la dose iniziale è somministrata una volta al giorno, al mattino. Il passaggio alla singola dose giornaliera al mattino ha di norma effettuato gradualmente con 5 mg di levometadone cloridrato, 2 ml di soluzione. In caso di efficacia insufficiente, comparsa di sintomi di astinenza, il medico può incrementare la dose di 5-10 mg di levometadone cloridrato, 2-4 ml di soluzione, al giorno. La dose di mantenimento è normalmente raggiunta entro 1-6 giorni e può arrivare fino a 60 mg di levometadone cloridrato, 24 ml di soluzione e in casi eccezionali si può considerare una dose più alta. Una dose maggiore di 50-60 mg di levometadone cloridrato può essere somministrata soltanto in casi eccezionali di provata necessità dopo aver escluso con certezza l'uso concomitante di altre sostanze narcotiche. Nota:
come conseguenza di interazioni o induzione enzimatica causate da altri medicinali, vedere paragrafo 4, 5, la dose giornaliera di levometadone, se necessario, può essere incrementata. Per questa ragione, si devono monitorare attentamente eventuali sintomi di astinenza anche in pazienti in trattamento stabile e, se necessario, la dose deve essere ulteriormente aggiustata. Il levometadone ha approssimativamente 2 volte più attivo del metadone racemo. Esistono evidenze che il metabolismo del levometadone aumenta a seguito della somministrazione di metadone racemo, cosa da alterarne il rapporto specialmente nel passaggio da miscela racemica al levometadone. Di conseguenza, in tali casi, il regime posologico deve essere adattato con attenzione su base individuale, vedere paragrafo 4, 4. Pazienti anziani. Si raccomanda di ridurre la dose in pazienti anziani. Pazienti con danni renali o compromissioni epatiche o in cattive condizioni generali. Si raccomanda di ridurre la dose in pazienti con danni renali o gravi patologie epatiche croniche o in cattive condizioni generali. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia del levometadone in bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni non sono state stabilite. Elepalmirona ha controindicato in bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni, vedere paragrafo 4, 3. Modo di somministrazione. Elepalmirona per solo uso orale. La dose prescritta può essere assunta tal quale o diluita con acqua o succo di frutta, per esempio succo di arancia o sciroppo di lampone. La soluzione contenuta nei flaconi da 60 e 100 ml può essere misurata utilizzando la pipetta fornita. La pipetta è montata sull'adattatore, quindi il flacone con la pipetta attaccata a capovolto in modo che la quantità desiderata di soluzione è aspirata nella pipetta. Prima di separare la pipetta dal flacone, questo deve essere riportato in posizione verticale come anche nel caso in cui sia necessario rimettere nel flacone un eccesso di soluzione. Dal flacone multidose da 1000 ml, la soluzione può essere misurata per la dispensazione utilizzando il misurino fornito, per esempio, un dispenser terato disponibile in commercio. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Somministrazione contemporanea di inibitori dell'EMA entro 2 settimane dall'interruzione del trattamento con essi. Durante il trattamento con levometadone, non devono essere somministrati antagonisti narcotici o altri agonisti/antagonisti, per esempio pentazocina e buprenorfina, eccetto per il trattamento da sovradosaggio. Depressione respiratoria. Malattie ostruttive delle vie aeree. Pazienti dipendenti da sostanze non oppioidi. Bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Un'attenta valutazione dell'indicazione e un monitoraggio medico speciale sono necessari in caso di gravidanza e allattamento, vedere paragrafo 4, 6. Ridotto livello di coscienza. Uso concomitante di medicinali o sostanze, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. In caso di uso concomitante di levometadone con altri prodotti o sostanze medicinali, le seguenti interazioni devono essere considerate. Un aumento dell'effetto depressivo sul sistema nervoso centrale e della depressione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Elepalmiron 2,5 mg/ml durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Elepalmiron 2,5 mg/ml durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'uso del levometadone durante la gravidanza deve essere strettamente indicato e accompagnato da un adeguato monitoraggio, preferibilmente in un centro medico specializzato. Il levometadone attraversa la barriera placentare. L'uso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Elepalmiron compromette la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari, in quanto può causare sonnolenza e ridurre la vigilanza. I pazienti non devono guidare o usare macchinari mentre prendono Elepalmiron. Il tempo dopo il quale tali attività possono essere riprese con sicurezza è estremamente dipendente dal paziente e deve essere deciso dal medico. Effetti indesiderati. All'inizio del trattamento si manifestano, spesso, sintomi di astinenza da oppioidi come ansietà, anoressia, movimenti rapidi e non coordinati, crampi intestinali, depressione, diarrea, vomito, febbre, alternanza di brividi e vampate, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Specialmente in soggetti che non sono tolleranti agli oppioidi, bambini in particolare, possono verificarsi pericolose intossicazioni anche in caso di dosaggi più bassi di quelli dati nella terapia di sostituzione. In bambini fino a 5 anni questo può accadere a partire da circa 0,5 mg di levometadone cloridrato, in bambini più grandi a partire da circa 1,5 mg e negli adulti non tolleranti agli oppioidi a partire da circa 10 mg. Una riduzione della dose è raccomandata se i pazienti mostrano segni e sintomi degli effetti di un eccesso di levometadone, caratterizzati da disturbi come sentirsi strano S, capacità di concentrazione compromessa, sonnolenza ed eventualmente capogiri in posizione eretta. Inoltre, il sovradosaggio è caratterizzato da depressione respiratoria, respiro di Keynes-Stokes, cianosi, sonnolenza eccessiva con tendenza a riduzione della coscienza fino al coma, miosi, rilassamento dei muscoli scheletrici, cute fredda e umida e talvolta bradicardia e ipotensione. Forti intossicazioni possono causare arresto respiratorio, insufficienza circolatoria, arresto cardiaco e morte. È stata segnalata ipoglicemia. È obbligatorio il pronto intervento di medicina d'urgenza o di terapia intensiva, ad esempio, intubazione e ventilazione. Specifici antagonisti degli oppioidi, per esempio naloxone, possono essere utilizzati per il trattamento dei sintomi dell'intossicazione. La dose del singolo antagonista oppioide varia. In particolare è importante tenere in considerazione che il levometadone può avere un'azione depressiva prolungata sulla respirazione, fino a 75 ore, mentre gli antagonisti degli oppioidi hanno una ben più corta durata d'azione, da 1 a 3 ore. Pertanto, una volta che gli effetti antagonistici si attenuano, possono essere necessarie ulteriori iniezioni. Possono essere anche necessarie misure per prevenire la diminuzione della temperatura corporea e per sostenere il volume vascolare. In caso di intossicazione orale da levometadone, una lavanda gastrica può essere effettuata solo dopo somministrazione di un antagonista. La protezione delle vie respiratorie tramite intubazione è particolarmente importante in entrambi i casi, di lavanda gastrica e prima della somministrazione degli antagonisti, a possibile comparsa di vomito. Alcol, barbiturici, bemegride, fenotiazina e scopolamina non devono essere utilizzati nel trattamento delle intossicazioni. Il levometadone non è dializzabile. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altri farmaci del sistema nervoso. Farmaci usati nei disturbi da disassuefazione. Farmaci usati nella dipendenza da oppioidi. Codice ATC N07BC05. Il levometadone cloridrato ha un oppioide di sintesi. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Dopo somministrazione orale, il levometadone è assorbito rapidamente. La biodisponibilità assoluta dopo somministrazione orale è in media circa l'82%. In caso di una dose orale giornaliera di 30 mg, dati preclinici di sicurezza. In caso di intossicazione acuta, la morte interviene a seguito di arresto respiratorio. I valori della LD50 del levometadone dopo somministrazione endovenosa sono tra 13,6 e 28,7 mg/kg nel topo, elenco degli eccipienti: metilpareidrossibenzoato e 218, beta-imacloridrato, glicerolo, caramello e 150 acqua purificata. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.